Ciao ragazzi, ben trovati. Oggi parleremo del gain, del clutter e del cancella colore. Sono tre funzioni fondamentali nell'ecoscandaglio. Servono per mettere in evidenza i target, separare i target quando ci sono più pesci contemporaneamente. Servono insomma per vedere bene sul nostro ecoscandaglio. Tanti ecoscandagli hanno funzioni automatiche, queste regolazioni le fanno da soli, però andare in manuale ci dà sicuramente dei grandi vantaggi. Come sempre inizierò un po' prima con una piccola pillola di teoria per capire cosa va a influire, dove va a influire il gain, il clutter e il cancella colore, e dopo vi mostrerò anche un video registrato direttamente dal mio strumento per farvi vedere le varie differenze. Bene, iniziamo. Ho preparato anche questa volta una piccola presentazione proprio per semplificare al massimo la spiegazione. Questo che vedete sullo schermo ve lo faccio ancora un po' più grande. Ecco qua. Questo è uno schermo semplificato di un ecoscandaglio tipo. Ovviamente ho fatto pochi pixel con 4 colori appena, ma è proprio per spiegare come funziona. Già qui tante persone hanno un piccolo dubbio, o meglio una falsa verità. Pensano che il gain in qualche modo vada a influire con la potenza di trasmissione dell'ecoscandaglio, oppure che questo è un filtro, cioè una specie di volume, chiamiamolo così, che va a interagire con gli impulsi che tornano indietro. In realtà no. Innanzitutto il gain non influisce assolutamente sulla potenza di trasmissione, quindi la potenza di trasmissione è quella che noi impostiamo e rimane quella. Mi raccomando, andate a vedere anche il video sulla potenza di trasmissione, perché ci sono diversi aspetti che bisogna conoscere per saperla gestire al meglio, ma è un altro video appunto. E in più non fa neppure questo lavoro una specie di volume che abbassa, diciamo, l'intensità sonora. Non è corretto. Infatti tutti i nuovi ecoscandagli, quando noi andiamo a agire sul nostro gain, vanno a modificare i pixel anche nel passato. Come vedete qua la rappresentazione grafica l'ho fatta tipo appunto con gli assi cartesiani, e nelle ordinate, nella parte orizzontale, abbiamo il tempo, quindi la memoria dello strumento. Se noi andiamo a agire sul gain o sul clutter o il cancella colore, andiamo a agire anche su tutto lo storico, e questo ci facilita non poco, cioè nel senso che vediamo un target, possiamo sicuramente cercare di andare ad agire sul gain e clutter soprattutto per definirlo nel miglior modo possibile. E infatti questo tipo di regolazione fondamentalmente non si può fare se non abbiamo pesci sotto, perché non siamo in grado di valutare quanto andiamo a agire su uno e l'altro parametro. Quindi bisogna andare in pesca, bisogna andare alla profondità voluta, bisogna andare a selezionare qual è la zona in cui vogliamo operare, perché se noi stiamo pescando per esempio a un bolentino profondo o anche un bolentino di media profondità, 50-60 metri, a noi interessa mettere in risalto la parte del nostro schermo che riguarda la parte vicino al fondo fondamentalmente. Quindi non andremo a pulire tutta la colonna d'acqua, ma cercheremo le impostazioni migliori nei 10 metri che stanno sopra la banda rossa, sopra il fondo. Un'altra piccola parentesi: cerchiamo di mantenere il fondo sempre in basso sull'ecoscandaglio. Spesso vedo degli screenshot in cui mi mostrate il fondo circa a metà schermo o più o meno lì. È sbagliato. Il fondo deve essere sempre in basso. Questo serve per aumentare la velocità di impulso del nostro ecoscandaglio e quindi avere più impulsi, avere quindi più definizione in orizzontale. Bene, torniamo sul nostro gain. Abbiamo detto che il nostro ecoscandaglio sta disegnando il fondo e il target, e questi pixel che rappresentano il fondo e il target hanno un certo colore. Questo colore come viene determinato dal nostro ecoscandaglio? Allora,
Sulla sinistra qui ho fatto un piccolo schema, cioè ho messo un valore di intensità, un'intensità del segnale che ritorna, e faccio ancora un'altra piccola parentesi, scusatemi, prima non vi ho detto tutto. Negli ultimi coscandagli quindi questi valori vengono registrati sulla memoria, ma vengono registrati come valore assoluto, non come colore. Per questo lo strumento è in grado di far cambiare i colori pixel anche nel passato, quando noi andiamo a agire sul gain e sul clutter. Questa è un'altra cosa da capire bene, perché è una cosa importante. Quando lo strumento legge il fondo, registra tutto quello che riceve, ma lo registra alla massima potenza, direi, cioè registra tutto, che sia un segnale leggero o sia un segnale debole, e non va neppure in saturazione. Infatti io quando agisco sul gain posso aumentarlo a 10, tutto lo schermo diventerà rosso, ma in realtà l'ecoscandaglio ha ancora all'interno, nella sua memoria, tutte le informazioni. A me basta tornare indietro con il gain e tornerà tutto come prima. Questo vuol dire che i pixel sono svincolati dal colore che hanno. L'informazione che salva l'ecoscandaglio è un po' diversa. Adesso io non voglio andare troppo nello specifico perché neanche non vi serve, ma l'ecoscandaglio funziona con delle allocazioni di memoria, e ogni allocazione di memoria, che corrisponde fondamentalmente a un pixel, può avere un valore da 0 a 100, e questo valore è determinato dalla riflessione che arriva dal fondo, però non è un valore appunto assoluto. Bene, torniamo di nuovo sul gain. Sulla sinistra avete una schematizzazione di quello che di come può essere dipinto questo pixel, che nel mio caso qui l'ho fatto giallo, ho preso in considerazione quello giallo, ma potrebbe avere uno dei qualsiasi colori che abbiamo a sinistra. In questo caso abbiamo 6 colori, e lo scegliamo noi questo, agendo appunto sul nostro potenziometro, sul gain stesso. Ovviamente ecoscandagli, diciamo, meno buoni hanno pochi colori, ne hanno 8, 6, 8, quelli di livello già superiore ne hanno 16, ecoscandagli di ultima generazione arrivano anche a 32 e 64. Dopo vedremo come può essere utile anche avere più o meno colori. Allora, il gain. In questa schermata vedete una riga sotto che corrisponde al segnale che ha ricevuto di quel pixel il nostro strumento. Può avere un valore da 1 a 100. Anche qui in questo momento io sto mettendo dei valori a caso, diciamo, ovviamente, no? Però è un numero grande, cioè da 1 a 100, mentre il nostro gain agisce soltanto su 6 colori. Come vedete, lui prende come riferimento, quando deve disegnare questo pixel, da un certo valore a un certo valore, che può essere più vicino, diciamo, all'1, al minimo, come intensità segnale, o più vicino al massimo, al 100. Vediamo i due esempi. Quando io aumento il gain, faccio una traslazione di questa barra e la porto più verso il minimo. La porto più verso la parte, diciamo, iniziale, e vado a leggere tutti gli impulsi che arrivano di ritorno che hanno debole intensità. Come vedete, io ho cominciato a leggere dal quarto pallino, che potrebbe essere un valore 10, e leggo un tot numero di punti, cioè un certo numero di valore, per esempio fino a 20. Bene, tutto quello che sta sopra il 20 sarà sempre rosso per il mio ecoscandaglio, tutto quello che sta sotto il 10 sarà sempre blu, e ho i colori dell'ecoscandaglio che cambiano a seconda dell'intensità del segnale ricevuto, quindi dal 10 al 20. Questo quando aumento il gain, cioè più aumento il gain, più mi sposto verso sinistra, verso i segnali deboli, e ho tutta la mia scala cromatica all'interno di quella banda che sta verso sinistra. Quando io invece aumento, cioè
voglio che lo strumento sia meno sensibile, calo il gain, sposto questa banda, questa scala cromatica verso destra, dove l'intensità del segnale è più alta. Come vedete, io vado a traslare la mia, banda di lettura da sinistra a destra su questa riga che rappresenta l'intensità segnale, e girando il gain vado semplicemente a spostare la lettura. In questo caso sto leggendo, facciamo ipotesi, dagli 80 ai 90. Prima leggevo dai 10 a 20, adesso leggo dagli 80 ai 90. Come state vedendo, io non leggo tutto, da 0 o da 1 in questo caso fino a 100, ma leggo solamente una parte. E quando calo il gain, non è che riduco e taglio la parte alta. Cioè, se in alto ho 100, io calando il gain non è che tolgo il 100. Il 100 è già registrato, sta dentro nella macchina, non vado a lavorare su quel valore. Io semplicemente sposto la finestra di lettura del mio ecoscandaglio e la posso spostare verso il minimo, quindi andare a vedere target leggermente fuori il cono o cose molto piccole, o quando sono per esempio con una profondità molto bassa, oppure la sposto verso l'alto quando ho per esempio dei marchi importanti e sto lavorando nell'acqua molto bassa, ho un termoclino o della sospensione nell'acqua, e quindi devo spostare questo gain tra più e meno e trovare la finestra giusta dove voglio leggere. Ma se questa è una banda, posso anche modificare, almeno sui strumenti che sono un minimo evoluti. È chiaro che uno strumento di primo prezzo non ci permette di andare a agire sulla larghezza della banda, ma uno strumento già un po' più evoluto, sì, e questa è una cosa importantissima. E io spessissimo noto che pochissimi pescatori vanno a agire sul clutter. La funzione si chiama clutter, ma il clutter è quasi importante come il gain. È chiaro che il gain ti salva la vita, anche se uno non sa proprio niente dell'ecoscandaglio, è in grado, agendo sul gain, ad andare a marcare o togliere le marcature dei nostri target. Ma è anche vero che se usiamo il clutter miglioriamo tantissimo l'immagine. Adesso vi mostro come funziona il clutter. Questo è l'esempio di un clutter alzato, cioè un clutter alto. Cosa succede? La banda, dove c'è l'intensità di segnale, è abbastanza stretta. Quando io stringo questa banda, automaticamente tutti i colori partono, non so, da 50 a 60 come valore di intensità di segnale, e sono tutti concentrati in un piccolo range. Questo vuol dire che tra il giallo e l'arancio basta una piccolissima differenza. Quando invece vado su un clutter basso, cioè calo il valore di clutter, io prendo una banda più larga, allargo la mia banda, e in quel modo tra il giallo e l'arancio, per esempio, c'è molta più distanza. L'equilibrio tra gain e clutter mi permette di mettere molto bene in definizione i target, e riesco a vedere bene anche oggetti che sono un po' più spostati rispetto al centro barca, rispetto appunto la parte più lontana sul cono, dove il segnale non è forte come sotto. E c'è ancora un parametro dove noi possiamo andare a agire, che è quello più logico, insomma, un po' più ovvio, tutti quanti lo conoscono, è il cancella colore. E anche qui posso avere un valore basso o alto di cancella colore. Cancella colore cosa fa? Semplicemente mi toglie uno o più colori dalla banda di rappresentazione del mio schermo. Quando si usa? Si usa per esempio quando ho l'acqua sporca o della sospensione, che può essere data da 1000 motivi. Voglio pulire un po' il schermo, ma voglio mantenere i target e tutto quello che mi rifletta un po' di più. Allora cosa faccio? Tolgo i primi colori, il blu più forte, l'azzurro, dopo il verdolino, dopo sarà il giallo. Al limite posso lasciare anche solo il rosso, allora io vedrò soltanto pesci importanti. Se c'è una mangianza con dei tonni
o tonnetti, io posso evidenziare i tonni e togliere tutto quello che riguarda la mangianza. Ecco, vediamo un altro esempio. Qui abbiamo il cancella colore con un valore ancora più alto e come vedete ho tolto i primi 4 colori della scala cromatica. Quindi il mio schermo sarà sempre blu di fondo, però tutti i target e il fondo verranno rappresentati solo con 3 o 4 colori rispetto ai 6 con cui ero partito. Bene, queste sono la conoscenza, la teoria che riguarda, diciamo, le prime 3 funzioni di base, come abbiamo detto: il gain, il clutter e il cancella colore. Quando impariamo a usare bene queste 3 funzioni, siamo in grado di mettere in definizione molto bene i nostri target. Un'altra cosa importante è che quando si fa la taratura, siamo in pesca, dobbiamo agire un po' sul gain e un po' sul clutter. Il cancella colore io non lo tocco mai, a dire il vero. Sono pochissimi i casi in cui vado ad agire sul cancella colore perché fondamentalmente non mi serve. Però gain e clutter non è una cosa, prima regolo il gain, dopo il clutter e ho finito. No. Si regola il gain, dopodiché si passa al clutter, dopodiché si ripassa sul gain per fare un'altra regolazione di fino, si va ancora una volta sul clutter e si regola ancora una volta il clutter. A quel punto avremo settato il strumento nel modo corretto. Altra cosa importante: se cambiamo profondità o se andiamo a pescare un altro giorno in cui il mare ha condizioni diverse, per esempio di temperatura, di corrente, bisogna rifare queste regolazioni. Cioè non è che c'è una regolazione unica a tot metri, io mi metto così e funziona tutto bene. No, non si fa così. Ogni volta che si va in pesca, si va in manuale e si vanno a fare le tarature di fino. Poi non saranno cose tanto differenti tra una volta e l'altra, ma vi posso assicurare che tra una stagione e l'altra, per esempio, ci possono essere anche grandi differenze. Per non parlare poi quando andiamo a cercare target diversi. Cercare dei pesci o cercare dei calamari sono 2 cose completamente diverse. Ma per i calamari faremo un post, perché anche quelli sono ovviamente un argomento molto molto interessante e molto richiesto. Quindi niente, prepareremo un video anche su quelli proprio specifico. Adesso andiamo a vedere insieme la registrazione che ho fatto in barca con la regolazione del gain e del clutter. Eccoci, questo è lo schermo del mio TZ Touch 3, vado nel menu e inizio ad aumentare il gain. La barra a destra mi mostra il gain, sono sulla bassa frequenza e vedete come cambia la rappresentazione sia dei target che del fondo, della banda rossa che sta sotto. Qui sono in scala manuale, non sono in scala automatica. Tolta la banda, adesso provo ad andare a vedere cosa succede col clutter. Il clutter è a 0, lo comincio a alzare. Vedete sullo storico come mi si pulisce lo schermo e metto in evidenza i target? Ovviamente non devo andare troppo su, a meno che io non faccia una pesca, non so, drifting al tonno. In quel caso posso tenere un clutter anche molto alzato. Pulisco tutto lo schermo, ma riesco a vedere comunque bene tutti i vari mark. Tornando sul gain, rivado a muovere il gain e metto di nuovo in evidenza le parti più esterne dei mark. Quindi è un equilibrio tra diciamo il gain e il clutter. Quando alzo il clutter posso alzare ancora di più, diciamo, il mio gain. Con un clutter basso devo tenere per forza anche il clutter basso. Proviamo a fare ancora una regolazione. Qui ho esagerato con il gain e ho provato a esagerare anche col clutter. Vedete come cambia la definizione? Qui i mark si vedono molto molto bene. Questo tipo di settaggio ovviamente non è adatto in questo caso per la pesca al calamaro, perché andavo a pulire un po' troppo. Per la pesca al calamaro farò un video appositamente, come vi avevo già detto, proprio per andare a vedere nel dettaglio le cose che bisogna fare sull'ecoscandaglio per avere il massimo del risultato in pesca.
In fondo al video, anzi sotto il video, avete la descrizione del video. Lì trovate un link per chi ha bisogno di una consulenza, che ovviamente è gratuita, non c'è nulla da pagare. Si riempie il form, mi date tutti i dati che mi sono sempre necessari per riuscire a fare una valutazione, darvi un consiglio, e io vi rispondo appena posso, quanto prima, insomma. I messaggi sui video purtroppo sono difficili da gestire, non potete mandarmi foto, non ho la possibilità di vedere screenshot, e poi faccio sempre le solite domande per risolvere i problemi. Quindi se avete un problema, piuttosto che lasciarmi un messaggio sotto il video, riempite questo form, me lo inviate e vi risponderò al più presto. Bene, con questo è proprio tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao e buon divertimento con i vostri strumenti. Ciao da Davide.